Onegashimasu! Bentornati in questo nuovo episodio. Oggi torno a parlare della difesa personale, ma torno a parlarne in modo un po' diverso. Dopo la sigla. Bene, torno a parlare della difesa personale. Non è uno degli argomenti che mi interessano molto, anzi posso dire che tecnicamente mi interessa veramente poco, però ultimamente ho visto che c'è un grandissimo ritorno di video su YouTube, su Instagram, basta aprire un po' queste applicazioni e immediatamente basta girare un po' per trovarsi davanti tutorial sulla difesa personale. Ti aggrediscono, fai così, ti aggrediscono, fai cosà, come liberarsi da questo, come liberarsi da quell'altro. Ragazzi, sono andato a vedere e ci sono veramente tantissimi canali con centinaia di migliaia di persone iscritte che seguono queste cose, questi consigli. Ti entrano in casa, ti dico come fare, sei seguito, ti dico come evitare il problema. Fanno questi video veloci dove fanno vedere come liberarsi da una presa, come reagire a un'aggressione. Insomma ragazzi, ce n'è veramente tanti, ce n'è veramente troppi. Oggi, come avete letto anche nel titolo, non solo parlerò in modo quasi definitivo della difesa personale, perché è un argomento che diciamo che non mi interessa, come ho detto, non voglio affrontare più di tanto, però mi meraviglio del fatto che tante persone veramente credono che ci siano queste tecniche che veramente le potrebbero aiutare in caso si trovassero in una situazione di pericolo, di difesa personale, appunto, dove devono difendere se stessi. Assolutamente non è così, ragazzi. Qualcuno ci ha fatto qualche video anche ironico sul fatto che la difesa personale non esiste. Prima di tutto voglio dire che queste persone che chiaramente lavorano con il business delle arti marziali sulla difesa personale, chiaramente nei loro video offrono soluzioni che apparentemente funzionano per delle situazioni che loro si vanno a creare su misura. Più avanti nel video vi farò vedere alcuni scioccanti video ripresi da telecamere di sorveglianza, dove vi farò vedere che non c'è corso di difesa personale che possa prepararvi. Qualsiasi cosa, qualsiasi discorso si possa fare sta a zero, perché la difesa personale ci sono tantissime cose da tenere in considerazione e le tecniche, così come sono presentate, così come vedo fare in questi video veloci, non funzionano assolutamente, per niente. E mi meraviglio anche perché sotto vedo nei commenti tante persone, anche giovani, che magari dicono ok, allenerò questa tecnica perché se mi capita questa situazione così la potrò fare. È una cosa veramente, io direi, quasi vergognosa. Comunque andiamo a capire bene di cosa voglio parlare oggi. Prima di tutto parliamo di alcune di queste situazioni che i maestri di difesa personale pensano che una persona comune si possa ritrovare. Tipo, sei minacciato da una pistola, sei minacciato da un coltello. Poi, siccome nel tempo è stata anche sdoganata questa cosa, tutti, mentre fino a pochi anni fa nessuno degli istruttori di arti marziali di difesa personale avrebbe detto una cosa del genere, oggi cominciano a dirti sì, però se c'è la possibilità scappa, sempre scappare, sempre evitare, ma sono tutte cose un po' generiche. Prima di tutto, ragazzi, c'è una cosa importante che non potrete mai allenare nella difesa personale, e non sto parlando della tecnica, del fisico, della velocità, di queste cose qua, ma sto parlando della reazione emotiva. Hai voglia a fare prove sotto stress, sotto pressione? Ci si può allenare a questa cosa, ma ci si può allenare a livelli alti. È un po' come gli astronauti si allenano sulla Terra ricreando alcune condizioni particolari di stress che durano nel tempo per poi essere preparati alle stesse condizioni che troveranno quando vanno nello spazio. Ma è impensabile in un corso o in un corso online di YouTube pretendere di allenare la risposta emotiva allo stress
che il corpo, che la mente automaticamente per una difesa ancestrale il corpo assume quando viviamo una situazione di estremo pericolo. Questa è una cosa che non potrà mai essere insegnata da nessun istruttore, e per quanto tanti istruttori possano dire nel nostro corso ci alleniamo con il sangue finto, perché solo vedere il sangue tante persone si possono bloccare, noi ci alleniamo anche col sangue finto. Ok ragazzi, si parte sempre dal presupposto che la vostra mente sa che la situazione è costruita. Quindi l'estremo pericolo reale che il corpo, che la vostra mente, che il vostro cervello può recepire durante una vera situazione di pericolo, non sapete come potrà reagire. Un esempio importante è questa cosa qua. Sapete cos'è questo? È un maniglione antipanico. Perché è stato creato il maniglione antipanico? La storia del maniglione antipanico inizia nel 1903 in America, quando durante uno spettacolo teatrale di un comico che aveva avuto un afflusso di gente veramente importante in questo palazzetto, un faretto delle luci si staccò, cadde e incendiò il teatro. Le persone si riversarono terrorizzate verso l'uscita, ma pensate un po', tantissime migliaia di persone morirono perché non riuscirono ad aprire le porte e ad uscire fuori, e le porte erano aperte. Quindi voi pensate che ci sono migliaia e migliaia di persone che, prese dal panico, non riescono ad aprire una porta aperta per poter uscire. Negli anni 70 un aereo militare fece un atterraggio di emergenza in mare. Tecnicamente non c'era nessun pericolo, anche perché il personale era tutto militare, avevano tutta l'attrezzatura per potersi salvare, uscire dall'aereo e gonfiare i canotti di salvataggio autogonfianti che loro avevano. Ragazzi, erano militari, presi dal panico. Diversi di questi canotti di autosalvataggio furono gonfiati, rilasciati e gonfiati direttamente dentro l'aereo, rendendo così impossibile poi portarli fuori, e diversi militari morirono a causa di questo. Quindi ragazzi, questi piccoli esempi vi fanno capire che la difesa personale, così come viene presentata su YouTube, su questi filmati, non esiste. Quindi mi fa ridere vedere questi filmati dove magari questi youtuber espertissimi di difesa personale vanno ad analizzare anche, c'è stata una rissa in questa città, analizziamo, e magari mentre analizzano il filmato, vedete, questo doveva fare così, questo avrebbe dovuto fare così. Certo, col senno di poi, guardando il video così, analizzandolo matematicamente, si può dire tantissime cose, ma questo lo posso fare in qualsiasi video. Anche se guardo una partita di calcio posso dire il giocatore da lì si doveva spostare là perché la palla sarebbe arrivata là, ma come, non l'ha visto? Ragazzi, queste cose qui sono assolutamente da evitare, non dovete crederci. Addirittura ho visto dei video dove ti entrano in casa, ti suggerisco le 5 armi improvvisate che puoi usare in casa. Voi pensate, ragazzi, vi entrano in casa, non sapete chi è, non sapete quanti sono, non sapete quali armi hanno, se sono armati di leggeri o se sono armati pesanti. Non sapete se c'è qualcuno fuori dalla casa che sta monitorando la cosa e che, se c'è necessità, può entrare. Non sapete in che punto della casa sono. Voi pensate davvero che sia una stupenda idea, come ho visto consigliare in dei video, a girarsi per la casa con una padella, perché la padella può respingere anche proiettili? Ragazzi, stiamo parlando del niente. Allora, oggi non voglio fare nessun nome di nessuna arte marziale, di nessun metodo di autodifesa, perché tanto chi usa la propria arte marziale per promuovere, per fare business sul discorso della difesa personale, per me stanno tutti sullo stesso livello. Allora, tantissime però discipline che si occupano della difesa personale vantano il fatto di venire da un addestramento militare per dare più forza, per dare più spessore, per dare più credibilità a quello che fanno. Un addestramento militare, quindi, cosa vuol dire? Vuol dire che gli stessi militari, gli stessi soldati si addestrano con quelle tecniche che poi il giorno voi fate in queste palestre nel vostro corsettino. Ma andiamo a dare un'occhiata. Prima di tutto, l'addestramento militare. Qual è l'equipaggiamento di un normale soldato odierno? Non lo sapete? Ve lo dico io. Prevede dai 30 ai 40 kg di attrezzatura. Tra questa attrezzatura troviamo
armatura e giubbotti in Kevlar, caschi di protezione con occhiali per la visione notturna, vari set per la comunicazione radio, kit di protezione contro armi di distruzione, tessuti, scarpe, ginocchiere e gomitiere, tutto fatto in tessuto, antitaglio, antistrappo e che non può essere bagnato. Sacco a pelo d'emergenza e delle razioni di cibo individuali. Mitra M4, Mitra M16. Mitra M16 dotato di baionetta, arma da taglio, coltello militare, oltre varie attrezzature come un filo che può essere usato come sega per tagliare materiali. Pistola Sig Sauer M17 capace di bucare anche le protezioni. L'armatura in dotazione fornisce la protezione contro alcuni proiettili e frammenti. I materiali usati sono il Kevlar e il titanio. Ragazzi, mi fermo qui perché la dotazione è ancora molto importante. Bene, voi pensate a un soldato del genere addestrato in questo modo, cosa se ne fa di saper intercettare il pugno, un pugno? Quante volte potrà ritrovarsi a combattere? Sicuramente si ritroverà a combattere in ambito militare al 99%, sempre sapendo usare in modo impeccabile la propria attrezzatura. E quindi ci sarà solo una possibilità su 1 milione che un soldato si ritrovi, come nei film d'azione hollywoodiani, a combattere contro dei terroristi a mani nude. Ragazzi, se un soldato rimane completamente disarmato, se un soldato rimane completamente isolato dal gruppo, senza possibilità di comunicare, senza più nessuna arma e attrezzatura, ragazzi, il soldato è andato. Quindi voi pensate, riportare questa cosa qua al ragazzino, alla ragazza, alla donna, alla signora di turno che viene a iscriversi al corso di difesa personale. Poi naturalmente, ragazzi, il soldato è addestrato ad usare anche questa attrezzatura, senza pensare poi, senza considerare che il soldato comunque va in missione mentalmente preparato e chiaramente va in missione con un team, una squadra di supporto che non ha niente a che fare con essere completamente disarmati in strada con uno o più avversari che ti vengono addosso. Non c'è militare, non c'è addestramento militare che tenga, non si può fare. Poi ragazzi, se mi dite che il teppistello di turno di 16 anni va a infastidire un lottatore di MMA che sta andando a mangiarsi un panino, è chiaro che può finire con il giovane malcapitato che ne prende da morire. Ma naturalmente quando un malvivente prende di mira un bersaglio non lo fa a caso, va naturalmente a prendere di mira tutti i bersagli più vulnerabili o quelli che gli sembrano in una situazione dove naturalmente quello che viene preso di mira non può difendersi, e sono estremamente bravi a fare queste cose qui. Quindi qualcuno di voi che sta guardando il video può dire: bene, allora cosa vuoi dire? Vuoi dire che nessuna arte marziale può competere con un teppista da strada, un rapinatore? Non sto dicendo questo. Come ho già detto nei miei video, la difesa personale si parla esclusivamente di possibilità. Quante possibilità hai in più? È chiaro che allenarsi in alcune discipline marziali, in alcuni sport da combattimento, e in questi alcuni sport da combattimento anche allenarsi in un certo modo e basta, può essere che se tu ti trovi a discutere con l'automobilista che ti ha tagliato lo stop o che ha cercato di tagliarti la strada, è possibile che se si innesca uno scontro 1 contro 1, in questo caso qui, magari puoi avere più possibilità. Ma se sei preso di mira veramente da dei rapinatori, da delle persone che vogliono farti del male, ragazzi, non c'è scampo. Alcune arti marziali che posso consigliare di praticare come addestramento per le arti marziali naturalmente sono tutte quelle arti marziali che prevedono il combattimento libero a contatto. Lasciate stare tutti gli schemi, la presa, la leva, lo strangolamento, assolutamente dovete essere preparati a combattere all'istante. Quindi, che ne so, la Muay Thai a contatto, il karate a contatto pieno, il Sanda a contatto pieno, tutte queste discipline, la kickbox a contatto pieno, la box a contatto pieno. Bene, se state praticando una di queste arti marziali, probabilmente in alcune occasioni avrete sicuramente più possibilità delle altre persone, e sto parlando anche delle altre persone che seguono esclusivamente corsi di difesa personale. Bene, adesso vi farò vedere qualche filmato che vi mostra la realtà dei fatti, ragazzi, di aggressione nuda e cruda, e che
assolutamente non potevano essere né previste né gestite da nessun maestro che si propone di difendersi da questi attacchi. Allora pensate che di media le aggressioni che vi faccio vedere si innescano, si eseguono e finiscono nell'arco che va dai 3 ai 6-7 secondi. Quindi ragazzi, dai 3 ai 6-7 secondi queste persone che vi prendono di mira riescono a neutralizzarvi e a portarvi via la roba. Non vi farò vedere dei filmati di terroristi che arrivano in casa vostra armati, vi farò vedere dei filmati di tutti i giorni dove dei ragazzini anche riescono in pochi secondi a neutralizzarvi e a portarvi via tutto. Primo filmato, vedete, cammina nel parcheggio normale, viene aggredito alle spalle con un complice naturalmente che supervisiona la cosa, gli viene preso le cuffie e niente, l'aggressione si è già risolta. Il ragazzo palesemente stordito non ha potuto fare assolutamente niente, un'aggressione violenta di pochi secondi in questo modo per un misero paio di cuffie. In questo video vediamo, vedete, minacciato con la pistola, praticamente abbracciato, con sempre un compagno che supervisiona la cosa, alla minima reazione interviene anche l'altro e niente ragazzi, i giochi sono fatti. In pochi secondi è stato neutralizzato e naturalmente gli verrà portata via la macchina e gli è andata anche bene. Questo anche per far capire, quando parlano questi istruttori di difesa personale che dicono non è veritiero, quando ti puntano una pistola non ti puntano la pistola da vicino ma te la puntano da lontano. Allora ragazzi, puntano la pistola da vicino perché naturalmente non si deve dare visibilità a quello che sta succedendo, quindi puntare una pistola a una persona dall'altra parte della strada, naturalmente la cosa diventa più visibile, primo. Seconda cosa, a meno che uno non sia veramente un tiratore esperto, voi pensate che puntare, sparare da 5, 6, 10 metri possa essere così facile, prendere e uccidere una persona? Assolutamente non è così. E quindi se succede questo, che da 2-3 metri alzano la pistola e ve la puntano, è perché vi stanno per sparare e non certo per minacciare. Quindi in questo caso vedete la pistola è stata usata come arma, puntata direttamente a contatto addosso e con la supervisione dell'altro complice tra lo sportello e l'entrata in macchina si può fare veramente poco ragazzi. Allora, è in corso una rapina, come vedete in questo negozio, alcune persone si accorgeranno della cosa e tenteranno di intervenire. Il primo interviene, ma purtroppo fa in tempo a essere colpito dalla pistola, all'istante. L'altro si precipita addosso, ne nasce una colluttazione veramente pericolosa perché comunque abbiamo un'arma nel mezzo e come vedete anche questa aggressione dura pochi secondi. E nonostante questo, anche se il ladro è stato preso di sorpresa, ha fatto in tempo comunque immediatamente a sparare alla persona che l'aveva sorpreso alle spalle. Ancora una rapina a mano armata, come vedete molto ravvicinato, viene puntata la pistola a queste due persone e vedete arriva subito il complice da dietro. Questo anche per tutti gli istruttori che dicono ok, scappa. Non è possibile scappare ragazzi, se vi prendono di mira in questo modo qua non è possibile scappare, dovete solo pregare che quello che vi sta rapinando si accontenti di prendervi la roba senza fare nessuna reazione sconclusionata. Video scioccante, questo signore passa, con una spallata viene buttato in mezzo alla strada, gli viene preso il telefono che gli è caduto, la persona si allontana, naturalmente la prima attenzione va per questo povero uomo che è andato a finire sotto una macchina, nessuno si è accorto di niente, durata dell'aggressione letteralmente 3 secondi. E andiamo di nuovo, ancora preso alle spalle mentre si entra in macchina con un pugno che naturalmente mette fuori combattimento il povero Cristo che lo riceve e naturalmente viene rapinato delle sue cose e portate via e anche questa aggressione si risolve nell'arco di pochissimi secondi. In un parcheggio, questo signore sta camminando una borsa, fa appena in tempo a rendersi conto che qualcuno è dietro di lui quando viene raggiunto da un pugno e naturalmente anche in questo caso stordito per terra può fare poco, gli viene presa la borsa e anche in questo caso guardate un po', questo filmato dura veramente pochi secondi, veramente pochi secondi. Come vedete stanno discutendo quando a un certo punto lateralmente arriva un pugno e la persona si accascia direttamente sugli spalti, sugli scalini e anche in questo caso si poteva fare veramente poco.
Ragazzi, questi filmati dovrebbero farvi capire la realtà. Queste sono realmente le aggressioni che capitano. Quando non capitano queste aggressioni qui, capitano le aggressioni dove c'è il branco, quindi sono 4, 5, 6, 7 persone che circondano, che spintonano, che cercano di immobilizzare. È vero, puoi reagire contro uno di loro, ma poi tutti gli altri come fai a fermarli? Quindi ragazzi, attenti a queste cose. Se praticate un'arte marziale, cercate di praticare l'arte marziale per il beneficio che può dare e non certo con l'obiettivo di diventare una specie di Superman o di Batman che può competere con la criminalità, perché credete a me e prendete lezioni da questi video, non esiste istruttore che possa essere preparato a una cosa del genere e quindi non esiste nessun istruttore che possa insegnarvi a evitare una cosa del genere. Chi fa questo tipo di aggressioni, chi vi entra in casa, chi cerca di rapinarvi, chi cerca di minacciarvi, a meno che non sia la classica lite da bar tra due anche magari conoscenti, sono situazioni che sicuramente verseranno non a vostro favore, quindi è sicuramente una cosa che andrà a finire male. Quindi mi piace vedere come qualcuno ha creato veramente un business incredibile su questa cosa, con centinaia di migliaia di persone che seguono e pensano di aver imparato dei consigli veramente utili, senza rendersi conto che la realtà, ragazzi, è tutt'altra cosa. Bene, il video finisce qui. Vi ricordo a tutti che il canale non è monetizzato, quindi potrete guardare tutti i miei video senza essere interrotti dalla pubblicità, e inoltre il canale è completamente gratuito, non dovrete fare nessun abbonamento, non dovete versare alcun soldo, semplicemente iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, lasciate like se il mio video vi è piaciuto, lasciate un commento perché io leggo e rispondo a tutti i vostri commenti. Facendo queste semplici cose mi aiuterete a portare avanti questo progetto di parlare delle arti marziali nel modo più serio e degno che meritano. Bene, il video finisce qui, ci vediamo al prossimo episodio. Domo arigato!